Lo sapevate che l'atmosfera tim burtoniana, ma è una parola, insomma quell'estetica un po' emo, è ispirata al cinema espressionista tedesco? Guarda Pinguino è uguale a Caligari, guarda Gotham City sembra Metropolis, eccetera eccetera eccetera. Ora che lo sapete potete ostentare conoscenze inutili risultando simpaticissimi a tutti, come me. Dopo la sigla, altre informazioni non richieste. Salve giovani, io sono Claudio e questo è 4 ripassi, dove si imparano le robe. Sto facendo un riassunto superficiale di storia del cinema e oggi parlo delle varie influenze artistiche che hanno contaminato l'immagine e la struttura dei film. Futurismo, espressionismo, dadaismo, surrealismo. Mentre in America la sperimentazione era già morta e sepolta per via delle major che guardavano solo al vil denaro e promuovevano film dalle storie semplici dove vincono sempre i buoni, in Europa incalzava un fervore artistico non indifferente. Sarà perché si era in un periodo di guerra, quindi crisi economica, e si sa, gli artisti prosperano nella miseria, non è vero? Oppure perché la pittura aveva perso il monopolio della riproduzione per colpa dell'invenzione della fotografia. Fatto sta che l'arte si era spostata verso rappresentazioni sempre più astratte, passando da roba tipo questa a roba tipo questa. E questa distorsione si è riflessa anche nel cinema. Ora vi faccio una bella lista di film, sterile e noiosa, ma che rende bene l'idea. Del periodo futurista ci rimane poca roba, ma un esempio significativo è Thais, le cui scenografie si distaccano totalmente dalla ricerca di realismo di film come Cabiria e dagli altri drammi, drammoni, drammetti, passatissimi, come diceva Marinetti, borioso come sempre, grande Marinetti. L'espressionismo invece ci regala un sacco di film godibilissimi, dal gabinetto del dottor Caligari, con le sue prospettive forzate, geometrie deformate, ombre, contrasti, e una trama spiazzante che non vi spoilererò, al leggendario Metropolis, precursore di atmosfere poi riproposte in decine di altri film, quindi smettetela di attribuire a Blade Runner la paternità di uno stile che è nato 50 anni prima. Capito, hosti? Dal dadaismo ereditiamo prodotti come Entr'acte, un film totalmente senza senso, come del resto tutto il movimento, volutamente irrispettoso. Il dadaismo chissà perché produce poca roba veramente interessante e muore velocemente per mancanza di proposte concrete, ma dalle sue ceneri nasce il surrealismo, che non è rappresentato solo da orologi sciolti, ma anche da occhi tagliati, formiche che escono dalle mani e altre simpatiche immagini metaforiche. Fortemente influenzato dagli studi di Freud, il movimento vuole proporre aspetti più nascosti della mente e indagare l'inconscio attraverso scene oniriche e simboliche. Bello! In questo periodo di sperimentazione a tutto tondo vediamo tra l'altro i prodromi dei visual da discoteca, più o meno. Per esempio il cinema anemico di Duchamp o il ritorno alla ragione di Man Ray abbandonano totalmente la narrazione e vogliono raccontare solo la poesia della luce e del movimento. Comunque, in queste poche puntate abbiamo esplorato i primi passi del cinema. Dopo qualche anno è stato aggiunto il sonoro, il colore, ma il concetto di base rimane lo stesso: comunicare storie ed emozioni attraverso l'immagine in movimento. Non ho parlato di montaggio russo, di neorealismo e un altro milione di cose, ma più o meno avete capito. Con questo video termino la prima fase di sperimentazione di questo contenitore. In futuro vorrei trattare altri temi, possibilmente in modo meno approssimativo. Vediamo. Intanto grazie per l'attenzione e seguiranno eventuali aggiornamenti.